La geometria del sacro, il linguaggio profondo del tuo corpo, il richiamo dell'essenza. Se potessi sederti accanto al tuo dolore, proprio adesso, in questo istante di silenzio, guardandolo negli occhi come se fosse una persona cara che ha atteso anni per parlarti, cosa ti direbbe? Qual è la verità profonda che hai taciuto a te stessa per proteggere un equilibrio che in realtà non ti appartiene? Cosa ti sta urlando il tuo corpo in questo esatto momento, mentre cerchi disperatamente di ignorarlo per andare avanti con le tue responsabilità quotidiane? Benvenuta in questo spazio di essenza consapevole. Oggi il nostro incontro non è una semplice analisi, ma un atto di profonda presenza. Troppo spesso, nella frenesia di una quotidianità che ci vuole sempre performanti, veloci e immuni da ogni fragilità, tendiamo a vivere il nostro corpo come se fosse un estraneo, una macchina complessa che ogni tanto presenta dei guasti o dei malfunzionamenti. Ma voglio chiederti di cambiare radicalmente la tua prospettiva. Il tuo dolore non è un nemico, non è un intruso che è entrato nella tua vita per rovinare la tua pace. Il dolore è un linguaggio, è la forma più alta, più pura e più sincera di comunicazione che la tua anima utilizza per dialogare con la tua biologia quando la tua mente, costantemente assorbita dai rumori del mondo esterno, smette di ascoltare. Oggi mappiamo questa geometria sacra, imparando a leggere nel profondo cosa sta cercando di rivelarti il tuo corpo. Non siamo qui per curare un sintomo in modo superficiale, ma per comprendere il messaggio che sta dietro a quel sintomo, trasformando la sofferenza in una consapevolezza nuova e potente. La memoria cellulare. Il corpo come diario vivente. La biologia non dimentica mai nulla. Ogni singola emozione che hai provato nel corso della tua vita, anche quella che hai cercato di seppellire nei cassetti più bui della tua memoria, non è andata perduta. È diventata parte della tua struttura. Si è depositata come un sedimento prezioso nella tua memoria cellulare. Pensa alla tua vita come a una serie di strati infiniti. Ogni rabbia inespressa, ogni paura soffocata, ogni desiderio trasformato in sacrificio per compiacere il mondo, ha lasciato una traccia precisa nel tessuto della tua pelle, dei tuoi muscoli, dei tuoi nervi. Il corpo è il diario vivente di tutto ciò che la tua mente ha voluto dimenticare o negare. Quando senti una tensione, non stai sentendo solo una contrazione muscolare, ma stai sentendo l'eco di una verità che è stata tenuta prigioniera troppo a lungo. L'essenza consapevole riconosce che il corpo è il tempio dove risiede la tua verità assoluta, perché la materia, a differenza della mente, non ha la capacità di mentire. Il corpo non conosce la diplomazia, non conosce le bugie, non conosce le maschere. Esso riflette con precisione chirurgica lo stato della tua anima. Ogni tua cellula è una biblioteca di esperienze. Il dolore che provi è semplicemente il tentativo del tuo corpo di riportare a galla una verità che... La biologia della credenza. Come i tuoi pensieri diventano materia. Ma dobbiamo fare un passo oltre. Non sono solo le emozioni vissute a definire il tuo stato, sono le tue convinzioni inconsce, la tua biologia della credenza. Per anni abbiamo creduto che il corpo fosse vittima del destino genetico, una sequenza di codici inalterabili. Oggi sappiamo che la realtà è profondamente diversa. Le tue cellule sono in ascolto costante. Ogni pensiero che attraversa la tua mente agisce come un segnale biochimico che istruisce le tue cellule a contrarsi o ad espandersi, ad infiammarsi o a rigenerarsi. Se nel profondo della tua mente vibra una credenza di inadeguatezza, se ti convinci di non essere abbastanza, di non essere all'altezza, di essere costantemente in pericolo, il tuo corpo risponderà creando una postura difensiva, un'infiammazione cronica, un irrigidimento che è l'espressione fisica di quella tua convinzione. La malattia, in quest'ottica, non è un attacco esterno, ma è la cristallizzazione di un pensiero che hai scelto, consciamente o meno, di abitare. Cambiare il tuo stato di salute significa, prima di ogni altra cosa, andare a scardinare quelle radici invisibili, le credenze che ti limitano e che mantengono il tuo corpo in uno stato di costante difesa. Quando cambi la credenza, cambi la chimica del tuo sangue. Quando cambi la vibrazione del tuo pensiero,
offri alle tue cellule una nuova istruzione per la vita. Questa è la vera libertà: diventare osservatrice dei propri pensieri per liberare la propria materia. L'Atlante del dolore. Decifrare la geometria sacra. Immaginiamo ora di viaggiare attraverso il tuo corpo, un Atlante sconosciuto dove ogni confine ha un significato preciso. Le spalle, ad esempio, sono le ali della tua essenza. Quando il dolore si insedia lì, non è solo una postura sbagliata davanti allo schermo? È un accumulo di pesi che non ti appartengono. Spesso ci facciamo carico del dolore dei partner, delle aspettative soffocanti dei figli, dei pesi irrisolti dei nostri genitori. Chiediti, con estrema onestà, quanto di questo peso che senti sulle spalle è veramente tuo? Quanto stai portando solo per la paura di deludere? Sciogliere questa zona significa ritrovare il diritto di volare. Poi c'è lo stomaco, il centro della tua identità. Qui risiede il tuo potere personale, il tuo io che si interfaccia con la realtà. Quando lo stomaco si contrae, siamo in presenza di una resistenza. Non è solo digestione di cibo, è digestione di vita. Quale situazione stai forzando? Quale verità stai ingoiando per evitare un conflitto? La contrattura qui indica che stai trattenendo una parte di te che vuole uscire, che vuole gridare, che vuole affermarsi, ma che tu stai mantenendo sotto chiave per una falsa pace. Il fegato, poi, è il tuo alchimista personale. Elabora i nutrienti, ma elabora anche le tossine emotive, specialmente la rabbia e il risentimento profondo. Se senti una stanchezza cronica o un peso costante nella parte destra, c'è un'energia che non è stata trasformata. È un invito a guardare cosa c'è dietro la rabbia, che spesso è solo una ferita che... Lo scudo che ti protegge è lo stesso che ti impedisce di espanderti. Aprire ha bisogno di essere vista e riconosciuta. Il cuore è il ponte tra chi sei e chi incontri. La contrazione nel petto è la manifestazione fisica di uno scudo protettivo. Hai paura di soffrire di nuovo? Ti sei chiusa all'amore per evitare la ferita? Il petto significa permettere alla tua essenza di tornare a respirare. E infine la zona lombare, la tua connessione con la terra. Un dolore qui parla di paura del futuro, di mancanza di supporto. È il corpo che ti urla che hai smesso di sentirti al sicuro. Ricorda, le tue radici sono forti quanto la tua capacità di arrenderti al sostegno dell'universo. Il ritorno all'essenza e la pratica dell'ascolto. Ora, vorrei che tu ti concedessi un istante di ascolto totale. Non cercare di cambiare il tuo stato, non cercare di guarire forzatamente. Scegli un punto del tuo corpo dove il dolore è più vivo. Porta lì la tua consapevolezza come se fosse una luce calda e accogliente. Diventa quell'energia. Non etichettarla come negativa. Senti la sua densità, il suo calore, il suo limite nello spazio. Chiediti, in un silenzio sacro, cosa vuoi che io veda? Ascolta. La risposta non arriverà come un pensiero logico, ma come un'intuizione, un'immagine o una sensazione di sollievo improvviso. Quella è la tua essenza che finalmente ti parla. La tua guarigione non è un atto di riparazione, è un atto di integrazione. Non sei un corpo da aggiustare, sei un'anima da integrare pienamente. Sei l'architetto della tua biologia. Ogni cellula risponde alla tua vibrazione e la tua vibrazione dipende dalla tua consapevolezza. In essenza consapevole, il dolore smette di essere un nemico e diventa il tuo più grande maestro. Non c'è nulla di rotto in te. C'è solo una saggezza antica che sta cercando di emergere attraverso la materia. Il tuo viaggio continua. Se questo viaggio ti ha aiutato a vedere il tuo dolore con occhi nuovi e se senti che il tuo corpo ha iniziato a raccontarti una storia diversa, ti chiedo di compiere un gesto di consapevolezza insieme a me. Non lasciare che questo momento svanisca. Condividi questo video con chi ha bisogno di ascoltare il proprio corpo. Aiutami a creare una rete di anime risvegliate. Salva questo contenuto tra i tuoi preferiti per tornare ad ascoltarlo ogni volta che ne avrai necessità, nei momenti di tensione o di dubbio.
Iscriviti al canale di Essenza Consapevole per non perdere i prossimi passi verso la tua trasformazione interiore. E soprattutto, guarda il video completo nella playlist dedicata per approfondire ogni area del tuo essere. Lì troverai gli strumenti per decodificare ogni sintomo che il tuo corpo ti invia. Il tuo cammino è sacro e tu sei l'unica persona che può percorrerlo. Ti aspetto nel prossimo video, dove continueremo insieme a esplorare i confini della tua anima.